guarda che lo so che cosa stai pensando. Stai pensando che ho un po' stufato con questa storia della CPU, ma non è vero e sono pronto a dimostrartelo. In questi giorni ti ho presentato due programmi. Il primo era Process Lasso e Process Lasso è il programma ottimale se vogliamo mandare al massimo la CPU su uno specifico programma o al limite su una piccola suite di programmi che devono lavorare insieme. Ma se diversamente vogliamo un PC sempre performante indipendentemente dal programma che utilizziamo e soprattutto non vogliamo stare a impazzire con le impostazioni, in questo caso è decisamente meglio CPU Balance. E potremmo pensare che il discorso si concluda qui, se non fosse per un dettaglio molto ma molto importante, che si chiama Core Parking. Che cos'è il Core Parking? Devi sapere che per risparmiare energia il nostro sistema operativo non fa altro che spegnere o disattivare temporaneamente uno o più core della CPU. Questo, se da un lato naturalmente fa risparmiare energia, dall'altro ci rallenta, indipendentemente dal fatto che noi abbiamo ottimizzato e massimizzato le prestazioni della CPU per un singolo programma. Perché? Una cosa è che noi attribuiamo il 100% delle risorse disponibili a quel programma, ma un'altra cosa è rendere costantemente sempre tutte quante le risorse disponibili. Ed è proprio qui che ci viene incontro il programmino di oggi che ci consente di sbloccare contestualmente sempre tutti i core del processore ed arrivare finalmente ad avere la nostra CPU completamente ottimizzata. Sono certo che adesso sei molto più curioso di vederlo. Ti senti pronto? Iniziamo. Per procurarci il programmino che ci servirà oggi procederemo esattamente come al solito, quindi andremo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la ricerca e come sempre il primo risultato sarà quello che ci interessa, e cioè quello che fa riferimento al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamoci su e si aprirà la nostra pagina. Una volta aperto il sito, quello che dobbiamo fare è andare sulla voce Downloads nel menu in alto e nella pagina che si aprirà scendendo andremo a scaricare Park Control. Come puoi vedere ce ne sono due versioni diverse, una a destra e una a sinistra. La versione a 64 bit è destinata a macchine a 64 bit, la versione a 32 bit naturalmente a macchine a 32 bit. Quindi a seconda se il tuo sistema operativo è a 32 oppure a 64 bit, scarica la relativa versione. Se per caso invece non sai se il tuo sistema è a 32 o a 64 bit, sappi che la versione 32 funziona in entrambi i casi. In questo caso la mia macchina è a 64 bit, quindi cliccherò sul pulsante per scaricare la versione di Park Control a 64 bit. Una volta terminato il download andrò ad aprire la cartella in cui è stato scaricato il nostro file Park Control Setup 64, chiuderò il browser e a questo punto tutto ciò che dobbiamo fare per installare il programma è fare doppio clic sul file .zip che si aprirà e ci mostrerà al suo interno un file eseguibile. Facciamo doppio clic anche sul file eseguibile e accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. Una volta fatto questo si apre il programma di installazione. Accettiamo la lingua italiana e clicchiamo su OK e accettiamo allo stesso modo il contratto di licenza cliccando sul pulsante accetto. Lasciamo spuntate tutte le voci nella finestra successiva e facciamo clic sul pulsante avanti. Anche in questo caso lasceremo la cartella di destinazione esattamente come ci viene proposta e cliccheremo infine sul pulsante installa. In alcuni secondi il nostro programma si installa. Possiamo chiudere la cartella retrostante ed andare a configurarlo. La prima cosa da fare sarà andare nel menu Impostazioni. Cliccandoci su dovremo attivare la voce Avvia al login,
Se vorremo, la voce notifica il cambiamento del profilo di alimentazione e sicuramente spuntare la voce verifica periodicamente gli aggiornamenti. Fatto questo, possiamo chiudere il menu login ed andare a configurare il resto del programma. Per le massime prestazioni ci accerteremo che siano disabilitate tutte e 4 queste voci: la voce parcheggio AC, la voce parcheggio DC, la voce scalatura frequenza AC e la voce scalatura frequenza DC. Successivamente, cliccando su modalità avanzate, ci compariranno degli slider. Dovremo assicurarci che tutti questi slider, tutti e 4, si trovino sul 100%. Se non lo fossero, naturalmente li trascineremo verso destra fino a raggiungere il 100%. Fatto questo, cliccheremo su Applica e scenderemo un po' più in basso dove è scritto il profilo Bitsum prestazioni massime è disinstallato. Sarà importante cliccare sul link di colore blu che dice installare. In un istante il profilo viene installato, ci porteremo in alto dove è scritto impostazioni CPU per il profilo di risparmio energetico e andremo a selezionare il profilo che si chiama appunto Bitsum Highest Performance. Fatto questo, ancora una volta cliccheremo su Applica. Non potremo attivare la voce Boost Dinamico Bitsum perché questo richiede la versione a pagamento, ma stai assolutamente tranquillo, il programma funziona più che bene anche impostato così, quindi non dovrai necessariamente acquistare la licenza, e potremo accertarci che sia spuntata la voce Mostra Park Settings nelle opzioni energetiche di Windows per poter gestire questa cosa che abbiamo appena installato, cioè questo profilo di alimentazione, anche direttamente dal pannello di controllo. Fatto questo, potremo cliccare sul pulsante OK, ma prima di farlo vorrei darti una piccola ulteriore precisazione. Quelli che vedi qui in basso a destra sono i core del nostro processore. Come vedi, nel mio caso sono 8 core, perché su questa macchina virtuale ho attribuito 8 dei miei core al processore virtuale di questa macchina. Normalmente Windows che cosa fa? Spegne alcuni di questi core, ne lascia attivi 1, 2, 3, 4 a seconda dei casi e a seconda dei processori, in modo tale da ridurre il consumo energetico, e questa è sicuramente una cosa giusta. Ma nel momento in cui noi andiamo a rendere sempre attivi tutti e 8 i core, sebbene ci sia un maggiore dispendio energetico, la temperatura del processore tende statisticamente a calare, non ad aumentare. Questo perché semplicemente il carico di lavoro viene equamente distribuito tra tutti i core, che quindi di conseguenza fanno meno fatica nel portare a termine le loro operazioni. Quindi, quando utilizzando programmi come Process Lasso oppure CPU Balance andiamo ad attribuire a un qualche programma il 100% della CPU, non significa che stiamo automaticamente aumentando il numero di core che lavorano, ma semplicemente che destiniamo i core attivi in quel momento a quel task, che in questo modo vanno a sottrarre risorse agli altri task per destinarli a quello. Se invece facciamo lavorare in concomitanza questo programma con CPU Balance oppure con Process Lasso, andiamo ad agevolare anche il resto del lavoro del computer. Per questo motivo è importantissimo anche utilizzare Park Control. Un altro effetto spesso sottovalutato di Park Control è quello di allungare la vita del nostro processore. Eh sì, perché se noi facciamo lavorare sempre e solo alcuni core sovraffaticandoli, naturalmente li sottoponiamo ad un maggiore stress elettrico e quindi di conseguenza ad una maggiore usura elettronica. Ma se il lavoro viene spalmato su tutti quanti i core disponibili, naturalmente questo lavoro diventa estremamente più leggero e di conseguenza ne diminuisce anche l'usura, allungando la vita media del processore. Quindi in soldoni il mio consiglio sarebbe di abbinare sicuramente Park Control
o a CPU Balance oppure a Process Lasso. Sconsiglio di utilizzare insieme Process Lasso e CPU Balance perché sostanzialmente si tratta di una sovrapposizione. Quindi sceglierai CPU Balance nel caso in cui tu voglia un computer molto più versatile, ma se invece hai bisogno di velocizzare uno specifico programma, sicuramente andrai ad utilizzare Process Lasso pompandolo al massimo. In un caso o nell'altro, l'abbinamento di Park Control ne migliorerà sicuramente ulteriormente le prestazioni. Bene, a questo punto io devo fare tanti ringraziamenti oggi e li voglio fare tutti, dal primo all'ultimo, perché ci tengo davvero tantissimo. Innanzitutto per essersi abbonati voglio ringraziare Mauro Cominato, Francesco Sarnelli, Luigi Manfellotti, Andrea Nastro e Old Gamer Darty Official Channel, detto più semplicemente Darty. Per i super grazie invece devo ringraziare Gianmario Boscolo, Roberto Marino, Alcim, Leonardo Alterisio, Luciano Noè, Cosimo Pierri e Stefano detto Stelvio. Ragazzi, grazie davvero a tutti, siete meravigliosi. Bene, detto questo, come sempre non posso che ringraziare anche te per aver visualizzato questo video e non mi resta che darti, come sempre, appuntamento alla prossima.